Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come, partendo da un'orchidea esattamente come questa, che casomai è cresciuta troppo e che comunque esteticamente non è neanche più così bella, grazie all'utilizzo di semplicissime forbicine, facendola in piccoli pezzi se ne possano poi ottenere delle giovani piantine. Seguite il video perché la tecnica è semplicissima e i risultati sono incredibili. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un soggetto adulto che abbia tre caratteristiche. La prima, che sia sano e forte. La seconda, che non sia in fioritura, quindi in questo caso la fioritura è terminata, i rametti li potete lasciare perché andrà benissimo. La terza, probabilmente la caratteristica più importante tra le tre, è il fatto che il colletto, per intenderci quello dove praticamente nascono le radici vicino alla corteccia, sia alto almeno 5 cm e che tutti i centimetri siano tempestati letteralmente di radici. Trovata la piantina, questa andrà suddivisa in due parti, letteralmente sezionandola, e quando andrete a praticare il taglio, che si dovrà fare proprio nella corteccia, dovrete avere un'unica accortezza, ovvero quella che durante la divisione poi rimangano delle radici nella parte apicale e delle radici nella parte che c'è alla base. Suddividere la pianta in due è davvero molto semplice, basterà procurarsi un paio di forbici o meglio ancora, perché riuscirete a tagliare molto meglio la pianta, un taglierino. Mi raccomando, prima di utilizzarlo però sterilizzate bene le lame o con un po' d'alcol o con un po' di ammoniaca e a quel punto prendere la pianta e andare a praticare il taglio nel tronco. Sarete proprio voi a decidere quale sia il punto giusto dove andare a tagliare, perché ogni pianta è a sé stante. La cosa importante, come dicevo prima, è che in ognuna delle due parti che si formeranno rimangano abbastanza radici. In questo caso il punto ideale è proprio qui, questo, proprio perché permetterà di avere queste due radici che rimangono sopra e girando dall'altra parte ci saranno anche almeno questa e forse anche queste due. State attenti a non rovinare l'apparato radicale perché è davvero importante. E alla fine del taglio questo è ciò che si è ottenuto. Eseguito il taglio, questo è ciò che si è ottenuto, quindi una parte inferiore con foglie e radici e una parte superiore con molte foglie e un po' di radici. Questa è la parte apicale, ci sono 4 foglie e 3 radici. Direi che il risultato è davvero ottimo, però per essere certi che poi la piantina riesca realmente a sopravvivere con un apparato radicale che ancora non è ben sviluppato, occorre ridurre al minimo gli sprechi. Quindi la pianta, se dovesse comunque dare nutrimento a tutte queste foglie, le radici che ci sono non basterebbero e a questo punto occorrerà togliere alcune foglie. Quindi io inizierei a togliere le due più vecchie, lasciandone da 4 soltanto 2. Quindi prendere, sempre sterilizzando la forbicina, eliminare delle foglie in questo modo. Quindi semplicemente bisogna andare a eliminare senza rovinare la pianta il tutto. E questo, anche se sembra comunque aver torturato la pianta, è il punto di partenza dal quale si potrà ottenere una seconda piantina. Al fine di evitare che eventuali funghi, muffe o batteri poi intacchino la pianta nei punti di taglio che abbiamo appena creato, esiste un trucco che vi permetterà di creare immediatamente una barriera, ovvero quello di andare proprio ad applicare in quei punti della semplicissima supercolla. Quindi basterà prendere la supercolla, aprirla ed andare a metterla nel punto vivo di taglio, in modo che si crei una barriera protettiva, un film protettivo e in realtà anche una chiusura, nel punto dove adesso ci potrebbe essere un passaggio diretto per funghi, muffe o batteri. L'operazione è davvero molto semplice e questo è il risultato. La stessa operazione dovrà essere compiuta nei punti di tagli della parte basale, quindi nel punto del colletto, dove è stato tagliato praticamente il tronco, e anche nelle eventuali rotture, tagli che si sono creati nelle foglie adiacenti. Trascorso qualche minuto, la colla si asciugherà e a quel punto si potrà passare alle operazioni successive, quindi prendere un vasetto di plastica trasparente e della corteccia, iniziare a mettere un po' di corteccia sul fondo, circa 3-4 cm, ed andare ad inserire la pianta all'interno, stando attenti a non rovinare e a non rompere soprattutto le radici. Fare molto delicatamente, in questa maniera. Una volta inserito, andare a mettere l'altra corteccia. Dovrete fare in modo che tutto il vaso si riempia di corteccia.
Riempito il vaso, questo sarà il risultato finale, quindi non resterà altro che bagnare la corteccia e trattare questa esattamente come si tratta qualsiasi altro tipo di orchidea. Alla fine delle operazioni questo è ciò che si è ottenuto, quindi una parte basale e una parte apicale con foglie e radici. Sviluppo della parte superiore della pianta. Col passare dei giorni la pianta è assolutamente vitale e gode di ottima salute, lo dimostra proprio il fatto che abbia generato le radici ed in più nella parte centrale una nuova fogliolina, quindi questo significa che stia vivendo tranquillamente di vita propria dopo il taglio. Col passare dei mesi la parte apicale della pianta è cresciuta in una maniera assolutamente perfetta. Lei neanche si è resa conto di essere stata separata dalla parte basale. Guardate la nuova fogliolina come si stia sviluppando in una maniera assolutamente perfetta e se si va a guardare la stessa all'interno della corteccia ha creato tantissime nuove radici. Sviluppo della parte inferiore della pianta. Trascorsi all'incirca 2 mesi da quando è avvenuto il taglio, andando a guardare nella parte inferiore della pianta, proprio vicino alle radici attaccate al tronco, si sta formando una piccola piantina, un keiki. Purtroppo la giovane piantina è nata tra delle foglioline che non gli danno lo spazio materiale per poter crescere, proprio perché è schiacciata all'interno di loro, quindi io già ne ho tolta una con la speranza di darle lo spazio, ma ancora così è proprio schiacciata tra una e l'altra. C'è ancora questa che non le permette di prendere né luce né spazio, quindi semplicemente con delle forbicine sterilizzate andare alla base e tagliare la fogliolina. Fate attenzione a non rovinare l'apparato radicale. Ecco qua. E questo è il risultato. Così facendo permetterete alla giovane piantina che si sta formando di insomma, crescere senza problemi. Provo a mostrarvi meglio come appaia la giovane piantina che sta nascendo e crescendo. Eccola qua. È davvero nella prima fase di vita, quindi molto piccina, però si vede già tranquillamente la prima fogliolina che si sta sviluppando in una maniera sana. Trascorsi altri 20 giorni, riprendendo il tutto, si può notare che la giovane piantina che è nata si sta sviluppando in una maniera assolutamente perfetta. Infatti la prima fogliolina che era nata adesso è lunga circa 8 cm ed in più, se si va a guardare alla base, ne è nata addirittura un'altra. E quindi qui c'è il punto di taglio che come si vede non ha assolutamente forma di funghi, muffe o batteri, quindi è perfetto, si è cicatrizzato in una maniera assolutamente impeccabile. E poi qui c'è la giovane piantina che è nata, il tronco che sta diventando sempre più spesso, la prima foglia e la seconda. Trascorso 1 mese e mezzo, riprendendo il tutto, guardate un po' come la giovane pianta, il keiki, si sia ulteriormente sviluppata. Adesso entrambe le foglie sono veramente lunghe, una è di circa 15 cm e l'altra più o meno di 10. Sviluppo delle piante dopo 8 mesi. Riprendendo il tutto, questi sono i risultati che si sono ottenuti. Nella parte apicale, come si può notare, le foglioline che già c'erano godono assolutamente di ottima salute, sono ancora di un verde lucido, intenso e toccandole dure. E la terza fogliolina che era nata si è continuata a sviluppare e andando a guardare all'interno della corteccia si può notare che anche l'apparato radicale si è sviluppato e si è sviluppato in una maniera assolutamente perfetta. Guardate, sono nate davvero tantissime radici. E per farvi capire la reale utilità che ha avuto la colla per la cicatrizzazione di questa parte, adesso farò una cosa che voi comunque non dovete assolutamente fare. Tirerò fuori la piantina dalla corteccia. Quindi semplicemente si gira il tutto ed ecco qua. Guardate come la pianta goda di ottima salute anche nel punto di taglio, qui dove è avvenuto. E questo è il punto nel quale abbiamo applicato la supercolla. Come si può notare è assolutamente sano, infatti non c'è presenza di funghi, muffe o batteri, o peggio ancora di marciume, quindi direi che la colla il suo lavoro l'ha fatto in maniera assolutamente perfetta. E tutto intorno, come si può notare, ci sono queste piccole radici nuove. Direi che è la riprova che questa tecnica sia assolutamente perfetta. Infatti la parte apicale della pianta proprio non si è neanche resa conto del fatto che sia stata tagliata e le sue funzioni vegetative sono andate avanti come se nulla fosse. E questa invece è la parte basale. Come si può notare, la giovane piantina che è nata ha fatto sviluppare ulteriormente le foglioline che erano già nate e addirittura all'interno
ne sta facendo nascere una terza. E se si va a guardare l'apparato radicale si può notare che questo è assolutamente perfetto e sano. Lo dimostra il fatto che abbia un colorito acceso e verde e ne è pieno tutto il vaso. Quindi direi che anche in questo caso la piantina stia vivendo di vita propria. Arrivati a questo punto non resterà altro che aspettare che le stesse crescano e fioriscano. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli anche un'occhiata. E detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.